Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere le lasagne in bianco, lasagne ai carciofi. Vediamo la ricetta per 5-6 persone. Un piatto vegetariano che va benissimo anche per le occasioni come Natale, Pasqua oppure per il pranzo della domenica. Gli ingredienti per fare le lasagne ai carciofi sono 6 carciofi tagliati a spicchi sottili, ora vi faremo vedere come, 450 g di sfoglie fresche all'uovo. Se volete fare la ricetta potete andare a vedere la ricetta delle lasagne tradizionali che vi abbiamo già fatto vedere, altrimenti potete anche comprarla dal pastificio. Una cipolla, 200 g di mozzarella fior di latte, 100 g di parmigiano reggiano, 7-8 cucchiai di olio extravergine di oliva, qualche foglia di menta, sale, pepe e per la besciamella fatta in casa 800 ml di latte, 80 g di burro, 60 g di farina, sale e noce moscata. Puliamo i carciofi, togliamo quindi le foglie. Vi consigliamo di mettervi i guanti perché le mani diventano nere. Eliminiamo anche le parti più dure. Tagliamo a metà. Togliamo la barbetta. Nel caso dovesse esserci, non c'è. E li tagliamo così, sottili. E li mettiamo in acqua e limone. Anche lo stelo, vedete, lo puliamo, togliamo le parti più dure esterne. E lo tagliamo a rondelle piccole. Ed eccoli qui tutti tagliati. Tritiamo finemente la cipolla. Accendiamo la fiamma e in una padella mettiamo 4 cucchiai di olio. Appena l'olio è caldo, aggiungiamo la cipolla. La lasciamo dorare per 4-5 minuti. La fiamma è moderata. I carciofi li abbiamo scolati e ora li mettiamo in padella. Li facciamo saltare per qualche minuto e poi ci mettiamo il sale. La fiamma è medio alta e aggiungiamo il sale. Dopo 5 minuti di cottura più o meno aggiungiamo la menta. Questa potete anche non metterla se non ce l'avete, potete mettere il prezzemolo o anche non mettere niente. Pepe. Abbiamo abbassato la fiamma e li copriamo un po' con il coperchio. In totale li abbiamo cotti per 17 minuti circa e sono pronti, possiamo spegnere la fiamma. Facciamo la besciamella, quindi accendiamo la fiamma e in una pentola mettiamo il burro. Sciolto il burro, aggiungiamo la farina. Velocemente, certo potreste anche utilizzare quella già pronta, però ve lo sconsigliamo perché innanzitutto è facilissima e ha tutt'altro sapore. Aggiungiamo il latte, un po' per volta. A questo punto amalgamate con la frusta
Continuiamo ad amalgamare, fiamma bassa. Se volete potete anche fare una besciamella all'olio. Si è già un po' addensata, vedete, quindi possiamo aggiungere il sale. La farina, come avete visto, abbiamo messo un po' meno rispetto alla ricetta classica perché la vogliamo meno densa. Noce moscata. Spegniamo. E spegniamo la fiamma. La besciamella è pronta. Vedete, la lasciamo un po' lenta, diciamo, non ancora troppo densa, perché man mano un po' che sta ancora qui diventa ancora più densa. In ogni caso, come vi abbiamo detto, non la vogliamo troppo densa. Adesso andremo a cuocere un po' la pasta fresca. Quindi abbiamo messo una teglia sui fornelli. Abbiamo messo un'altra teglia a fianco con l'acqua fredda e mettiamo il sale in entrambe le teglie. Anche un po' di olio nella teglia con l'acqua che sta bollendo. E vedete, mettiamo prima la sfoglia ovviamente nell'acqua calda, l'acqua che sta bollendo. La mettiamo subito nell'acqua fredda. E le mettete su un telo. L'acqua dove passate le sfoglie deve essere estremamente fredda. Olio sui carciofi. Vanno bene un paio di cucchiai. Mettiamo la besciamella sul fondo della teglia. Mettiamo la sfoglia e la mettiamo, vedete, in questo modo. Altra besciamella. Questa volta sulla pasta. Quindi mettiamo delle sfoglie su tutti i bordi. Questa è una teglia 20x30 e mettiamo ora una sfoglia al centro. Ancora besciamella. Assicuratevi che la besciamella vada dappertutto. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato. Mettiamo i carciofi. Un po' di mozzarella. E un bel po' di parmigiano reggiano. Un'altra sfoglia. E continuiamo così, quindi uguale, besciamella, carciofi. Mozzarella, parmigiano, e adesso andiamo avanti nella stessa identica maniera con altri due strati. Fatti tutti gli strati con ripieno, quindi andiamo a chiudere. Con questa chiusura che vi avevamo già fatto vedere con le lasagne classiche con il ragù, mettiamo la besciamella.
Le lasagne vegetariane si possono fare in tantissimi modi, magari scriveteci nei commenti voi quale preferite quando non dovete utilizzare la carne, quindi non dovete fare le lasagne classiche. Besciamella, ancora un po' di mozzarella, parmigiano e mettiamo l'ultima sfoglia. Quindi in totale abbiamo fatto 7 strati di sfoglia. Besciamella, quindi questa è la parte di sopra dove deve venire la crosticina. La lasagna, per essere deliziosa, buonissima, deve avere tanta crosticina sopra e per questo ci serve la besciamella. Parmigiano reggiano e possiamo infornare a 180 gradi, forno ventilato. Dopo 20 minuti possiamo sfornarla, si è formata già una bella crosticina. Ed eccola qui. Se vi sono piaciute le nostre lasagne e carciofi, iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek, facciamo vedere tantissime ricette tradizionali italiane. Ci trovate su tutti i social, Facebook e Instagram anche, e non esitate a scriverci se avete domande sulla ricetta. Per tagliarla l'ideale sarebbe aspettare almeno 20-30 minuti, ma noi stiamo morendo di fame, ve la facciamo vedere tagliata quando è appena uscita dal forno. Eccola qui, vedete quanti strati. La chiusura che vi abbiamo fatto vedere, vedete, serve perché quando la tagliate poi è tutta compatta. Alla prossima ricetta, ciao!